Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Oggi realizziamo insieme questo bellissimo porta laptop, porta PC. Viene realizzato con un cordino di Tessiland di cui vi lascio il link in descrizione. Insieme a questo link vi metterò anche un altro tutorial di un portatelefono realizzato con lo stesso filato e con lo stesso motivo, che coordinati sono perfetti. Allora, per realizzare questo progetto avremo bisogno del nostro filato, questo qua, di cui vi lascio appunto il link in descrizione. È perfetto per questo tipo di progetto perché comunque rimane molto duro e molto compatto. Un uncinetto numero 2,5 e le nostre forbicine. Iniziamo. Ok, per iniziare questo progetto iniziamo con il nostro cappietto e dovremo realizzare 46 catenelle che andranno a corrispondere alla profondità del computer, quindi questa è la larghezza e questa è l'altezza, quindi dovrà corrispondere alla parte diciamo corta del computer e con un multiplo di 3. Così, in questo modo potete adattarlo perfettamente ad ogni tipo di laptop in base alle dimensioni che avete. In base al mio Mac classico, 46 catenelle sono sufficienti. Quindi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, ho realizzato 46 catenelle. Come vedete, avrete sicuramente l'impressione che la base sia un po' corta. Questo perché questo tipo di filato e questo tipo di lavorazione sembra più corta di quanto non è poi una volta, diciamo, messa sopra il computer. Di fatto, queste sono le stesse 46 catenelle un po' poi lavorate. Quindi durante tutta la lavorazione vi sembrerà che il porta laptop sia piccolo, ma in realtà questo ci permette poi una volta terminato e messo sopra il computer di aderire perfettamente e di non essere diciamo largo o cadente, ecco. In questo modo aderisce perfettamente. Ora, una volta fatte le nostre 46 catenelle, dobbiamo caricare il filo 2 volte perché lavoreremo sempre in doppia maglia alta, saltare 5 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, nella quinta, punto il filo, prendo il filo, lo tiro fuori e faccio la mia doppia maglia alta, quindi passo in 2 asole, passo in 2 asole e passo in 2 asole. Queste 5 catenelle iniziali vanno a sostituirmi la mia maglia alta e la mia catenella di separazione. Nella prima riga andremo a fare tutta la riga con questa doppia maglia alta intervallata da una catenella e saltando un punto di base. Quindi la catenella corrisponde a un punto di base. Carico il filo, quindi salto un punto di base, entro nella seconda catenella e faccio la mia doppia maglia alta, catenella di separazione, carico il filo, salto un punto di base, in quello successivo faccio la mia doppia maglia alta. Faccio vedere ancora una volta, catenella di separazione, carico il filo, salto un punto di base, in quello successivo entro, prendo il filo, faccio 2 asole, le 2 successive e le 2 successive ancora. Vedete, si sta creando quel pattern che avete visto precedentemente. E vado avanti in questo modo per tutta la riga. Sostanzialmente questo poi è il motivo di tutto il progetto, perché questo pattern è un pezzo unico creato tutto
con questo motivo. Procediamo fino alla fine della nostra prima riga. Ok, come vedete ho finito la prima riga, questo è il risultato. Adesso il pattern è sempre più semplice, quindi inizio sempre ogni riga con 5 catenelle, 3, 4, 5, che vanno a sostituirmi la prima maglia alta e la prima catenella di separazione. Giro il lavoro e poi non faccio altro che andare a fare una doppia maglia alta sopra ciascuna delle maglie alte sottostanti. Quindi non devo più saltare i punti, devo solo seguire quello che mi trovo sotto. Faccio la mia maglia alta, ok, ho una catenella di separazione sotto, faccio una catenella di separazione, ho una doppia maglia alta sotto, faccio una doppia maglia alta sopra, esattamente sopra alla maglia alta sottostante, catenella, doppia maglia alta, e procedo così per tutta la riga, catenella, doppia maglia alta. Ovviamente questo pattern si può adattare a diversi gusti. Se voi volete una rete più stretta, più fitta, potete fare una maglia alta normale o addirittura una mezza maglia alta. Se volete un effetto ancora più largo, quindi che si intravede ancora di più il computer, potete fare una tripla maglia alta. Insomma, potete giocarvela in qualsiasi modo. Secondo me, se volete fare una maglia ancora più alta, per evitare l'effetto rettangolo e ottenere una cosa più proporzionata, invece che fare una catenella di separazione potete farne due. Ovviamente nella prima riga alle 2 catenelle di separazione devono corrispondere 2 punti base saltati. Quindi comunque, come vedete, è un pattern molto adattabile ai gusti. Io sto procedendo e procedo per tutta la riga in questo modo, quindi faccio la mia doppia maglia alta, catenella di separazione, doppia maglia alta, semplicemente seguo quello che mi trovo nella riga precedente. È molto facile, è molto intuitivo ed è anche un lavoro bello da fare se magari avete voglia di lavorare un po' all'uncinetto in una situazione in cui non potete concentrarvi molto, non avete non potete contare, piuttosto che impegnarvi e concentrarvi su un pattern più complesso. È un pattern semplice e anche ottimo per i principianti per esercitarsi a fare le maglie alte, le catenelle, quindi, e poi ha un effetto finale molto, molto moderno, molto carino. Poi come idea regalo anche da realizzare in combinazione con il portatelefono, secondo me è un set super alla moda e super moderno. Ok, sono arrivata alla fine. L'ultima maglia alta la faccio nella terza catenella, quindi 1, 2, 3, così lascio una catenella di separazione come da pattern, in quella dopo entro e faccio la mia doppia maglia alta in modo che il lavoro sia dritto. Ok, ci siamo. Quindi questo è il pattern da seguire. Queste righe dovranno essere in totale 42, ovviamente sempre in relazione alla lunghezza alla larghezza, scusate, del vostro portatile. Io per prendere la misura faccio il numero di maglie, di righe che servono per coprire la parte davanti, quindi in questo caso ne servono 21 e quindi poi faccio per 2.
per coprire anche il retro. Procedo in questo modo quindi per altre 40 righe e ci vediamo dopo. Ok, allora ci siamo, abbiamo fatto le nostre 42 righe. Come vedete, appunto, sembra molto più piccolo di quanto poi viene una volta indossato, ma appunto poi si allargano le fibre e in questo modo il rettangolo aderisce perfettamente al computer. Ora, quello che bisogna fare è semplicemente piegare a metà il nostro rettangolo e unire questi due lati qua, 1 e 2 da questa parte. Come li uniamo? Li uniamo facendo, aspetta, sono un po' incastrata, ok, sostanzialmente pieghiamo a metà, entriamo nella prima asolina, e facciamo l'unione con una maglia bassissima. Ora quello che bisogna fare è entrare in ogni singola maglia, quella davanti e la corrispondente dietro, prendo il filo, passo attraverso entrambe, ok, e faccio una maglia bassa. Procedo anche qua, quindi dove la riga è fatta dalla doppia maglia alta, entro comunque dentro, non nel buco grande ma nell'asola piccola, perché altrimenti si formerebbero dei buchi molto larghi e delle cose tirate in modo strano. Quindi procediamo chiudendo i due lati del nostro porta laptop con delle maglie basse. Procediamo in questa maniera, quindi singole maglie basse lungo tutto questo perimetro, questo qua, e al perimetro opposto. Ovviamente qua ci taglieremo il filo arrivati alla fine e poi faremo la stessa procedura che vi ho fatto vedere all'inizio da questo lato fino in fondo. Eccoci, abbiamo chiuso i due lati orizzontali. Qua ovviamente viene la tasca, la piega della tasca quando abbiamo piegato a metà il rettangolo, e questa è l'apertura. Ora l'ultima rifinitura che faremo servirà a dare un po' di corpo al bordo, anche per rifinire un po' il lavoro e renderlo più carino. Quindi tiriamo il nostro cappetto, inseriamo qua nell'angolo del nostro, dove congiungiamo le due metà, l'uncinetto, infiliamo il cappetto e lo tiriamo fuori, 2 catenelle, e andiamo a fare un giro in ogni punto di mezze maglie alte. Quando anche qui ci troviamo in questo spazio, entriamo proprio nella catenella, non andiamo solo nello spazio grande perché viene un po' deforme, altrimenti il bordo. Quindi entriamo in tutte le asoline e facciamo la nostra mezza maglia alta. La mezza maglia alta è: carico il filo, entro, prendo il filo, lo tiro fuori e lo faccio passare in tutte le 3 asole senza caricarlo di nuovo, e si procede così per tutto il bordo. Proseguiamo. In questo modo il lavoro avrà una rifinitura più precisa. Continuo così per tutto il bordo. Eccoci qua, ho finito il giro di maglie alte
all'apertura, di mezze maglie alte, scusate, sull'apertura, e come anticipato sembra essere molto più piccolo del laptop, ma adesso vediamo insieme come in realtà è perfettamente giusto, perché deve aderire bene al bordo del computer. Quindi entriamo. Ed ecco qua che abbiamo realizzato questo bellissimo porta laptop. Grazie per avermi seguita. Vi metto in descrizione il link del portacellulare uguale, quindi con lo stesso pattern coordinato, e insieme a quello troverete il link del filato utilizzato, e per chi vorrà troverete il link per sostenere il canale e il mio progetto. Grazie e ciao!